Buonasera amici, cominciamo adesso un nuovo macro argomento, parliamo della prima guerra mondiale, sarà una lunga serie di video lezioni, cercherò di sviscerarla al meglio nei suoi aspetti più importanti. Parleremo della prima guerra mondiale e anche delle due rivoluzioni russe del 1917 che sono molto molto importanti. Ci gioveremo qui sulla lavagna di una carta dell'Europa del tutto approssimativa, stilizzata. Naturalmente l'Italia forse l'ho disegnata un po' male, non importa, non ci interessa l'esattezza geografica, abbiamo bisogno soltanto di visualizzare più o meno i confini tra le varie nazioni europee. Al momento in cui scoppia la prima guerra mondiale, perché scoppia questa guerra? Abbiamo già accennato alle cause di questa guerra in un altro argomento, ma ovviamente adesso le esprimiamo con più precisione. Vediamo un po', la causa principale, cioè la causa profonda, è la rivalità tra Germania e Gran Bretagna. Qui la Gran Bretagna, diciamo, è venuto fuori solo un pezzettino perché non c'è stato spazio per disegnarla. Comunque, insomma, spero che la vediate qua, la Gran Bretagna e la Germania, che aveva confini molto diversi da quelli di oggi. La Gran Bretagna era da tempo la prima potenza mondiale, la prima potenza politica e mondiale, o quantomeno europea, perché sapete che al di là dell'Atlantico si stava sviluppando una grandissima potenza, stavano emergendo gli Stati Uniti d'America. La Gran Bretagna è stato il primo paese ad industrializzarsi, però nel corso dell'Ottocento, in realtà soltanto alla fine dell'Ottocento, il suo primato era stato in qualche modo messo in discussione, insidiato. La Germania infatti aveva prodotto un'industrializzazione di fabbrica e un'organizzazione del lavoro e l'aveva portata a rivaleggiare con la Gran Bretagna. Le merci prodotte, le merci più nuove relative alle invenzioni della seconda rivoluzione industriale, ormai provenivano dalla Germania e anche dagli Stati Uniti, non più dalla Gran Bretagna. La Gran Bretagna si sente insidiata nel suo ruolo di massima potenza nella produzione industriale. Di fatto la Gran Bretagna ebbe, dopo la crisi del 1873, quella grande crisi, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento colpì tutti la crisi, la Gran Bretagna ebbe altre crisi di sovrapproduzione nel 1906 e anche nel 1908. 1908-1909, la Gran Bretagna era sempre più alle corde e la Germania davvero la insidiava, nonostante la Gran Bretagna avesse un immenso impero coloniale e gestiva anche, lo sappiamo, in maniera oculata, furba, questo impero coloniale, dando autonomia a molte colonie, mentre la Germania aveva poche colonie poco fruttuose, colonie in Africa, ricordate, il Camerun, la Namibia, la Tanzania. Occupava la Germania anche alcune zone della Cina insieme ad altre potenze mondiali, anche agli Stati Uniti e al Giappone. È vero che la Gran Bretagna aveva un immenso impero coloniale, però abbiamo già visto in un'altra lezione che proprio questo forse impedì alla Gran Bretagna di investire in innovazione, in tecnologia, perché in ogni caso la Gran Bretagna aveva già la sicurezza dei consumatori delle loro merci, di coloro che avrebbero comprato le loro merci, gli indiani o altri compravano necessariamente le merci britanniche, quindi c'era il monopolio, mentre invece la Germania e gli Stati Uniti, non avendo un grande impero coloniale, a differenza di Gran Bretagna e Francia, Germania e Stati Uniti dovevano competere nel commercio internazionale tra le grandi potenze, quindi erano magari più spinte ad avere strutture industriali nuove, organizzate scientificamente, quindi l'abbiamo già detto in passato, Germania e Stati Uniti producono alla fine merci più convenienti, di migliore qualità rispetto ai paesi di più antica industrializzazione. Germania e Stati Uniti sono venuti alla fine, dopo nell'industrializzazione, mentre Francia e Gran Bretagna si erano industrializzati per prima, ma proprio per questo avevano le strutture più obsolete che avevano difficoltà a modernizzare. Di fatto la Gran Bretagna che cosa faceva? Acquistava la maggior parte delle merci di ottima qualità dalla Germania e dagli Stati Uniti. Le merci britanniche
britanniche, che invece erano di peggiore qualità, venivano vendute nelle proprie colonie, per esempio in India, in cambio di materie prime anche da altre colonie che ovviamente arricchivano la Gran Bretagna. La Gran Bretagna faceva una sorta di commercio triangolare al ribasso, vendeva merci di peggiore qualità nelle Indie e nelle altre colonie, prendeva materie prime dall'India e dalle altre colonie e con questi introiti finiva per acquistare merci di migliore qualità dalla Germania e dagli Stati Uniti. Insomma, Gran Bretagna e Francia erano messe in difficoltà da Germania e Stati Uniti. Gli Stati Uniti non c'entrano con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era una corsa al primato economico tra Gran Bretagna e Germania. Questa è la vera motivazione profonda della Prima Guerra Mondiale, questa era la posta in palio chi fosse la prima potenza mondiale. Ricordate che la Germania aveva sfidato la Gran Bretagna anche da un punto di vista militare, grande paese industriale, ormai la Germania aveva costruito un grandissimo esercito con Guglielmo II che aveva reso la Germania più potente di tante altre potenze nazionali come l'Austria, che invece erano in declino perché erano in ritardo con l'industrializzazione. La Germania, finché c'era Guglielmo I, ricordate, insieme a Bismarck, ci teneva a mantenere la pace, erano un po' militaristi e autoritari, però volevano la pace, la organizzavano attraverso il consenso delle potenze europee. Ricordate quando Guglielmo I viene sostituito da Guglielmo II, il secondo Kaiser del Secondo Reich licenzia Bismarck e Guglielmo II è molto più militarista e pensa di accettare una guerra generale europea contro Gran Bretagna, contro Francia o contro la Russia, pensa di risolvere le questioni, la rivalità con le altre potenze con la guerra, quindi la Germania comunque era pervasa da un militarismo aggressivo e già da anni prima della Grande Guerra, la Germania aveva messo in conto di poter scatenare una guerra generale europea. Recenti studi, e neanche tanto recenti, su documenti che sono stati ritrovati in vari archivi tedeschi, hanno convinto gli storici di questo. Noi abbiamo documenti in cui si dice esplicitamente che i vertici del potere politico dell'esercito tedesco volevano una guerra, volevano il potere mondiale, davano per scontato che prima o poi sarebbe scoppiata una guerra, erano pronti, erano disposti a farla questa guerra, volevano provocarla questa guerra. La Germania con il Kaiser Guglielmo II si era riarmata, una grande flotta da guerra aveva costruito, aveva realizzato anche delle vere e proprie provocazioni, per esempio contro la Francia. Vi ricordate le due crisi marocchine? Non era scoppiata la guerra, ma la Germania cercò, forse solo provocatoriamente, di sfidare militarmente la Francia in Marocco, cioè la Germania comunque cercò l'incidente. La Germania si stava espandendo nell'età dell'imperialismo, la corsa alle colonie, la corsa agli armamenti aumenta, il potere economico, il potere capitalistico ha bisogno di sempre nuove merci, sempre nuovi acquirenti. Da questo punto di vista la Germania era frustrata e svantaggiata, perché la Germania, l'abbiamo detto, non poteva contare su grandi imperi coloniali come quello britannico e francese per vendere merci, per ottenere materie prime e così via. Forse per questo motivo era spinta alla guerra. Tenete conto che nel 1914 la maggior parte dei posti del mondo era stata occupata. Tutto il mondo al di fuori dell'Occidente, degli Stati Uniti e del Giappone, era stato colonizzato dalle potenze capitalistiche, non restavano più territori da occupare, quindi prima del 1914 la Germania e altri paesi potevano magari sfogarsi occupando dei territori africani per esempio, ma adesso il mondo era stato diviso, fatto a fette, colonizzato, spartito tra tutte le grandi potenze, non vi era più niente di importante da conquistare, da colonizzare, e allora certi paesi come la Germania potrebbero aver fatto, secondo molti storici, questo ragionamento: siccome io non posso invadere
altre colonie al di fuori dell'Europa, che cosa faccio? Conquisto territori all'interno dell'Europa, cioè risolvo la mia rivalità con Gran Bretagna, Francia, Russia, non sconfiggendoli nelle colonie. Per la Germania non era possibile, non ce ne sono più di nuove colonie in giro, bensì conquistando territori in Europa all'interno di una logica continentale. Non posso più ottenere risorse, materie prime, consumatori in Africa oppure in Asia, cerco di ottenerli conquistando pezzi di Europa. In particolare la Germania, il movimento pangermanico, pangermanista che esisteva in Germania, pensavano che gli slavi dei territori orientali erano considerati territori di popoli inferiori, oggetto di conquista da parte della Germania. Capite, sconfiggendo la Russia, la Germania avrebbe conquistato quei 2/3 della Polonia che erano della Russia. Attenzione, che erano industrializzati, 2/3 della Polonia sono sottomessi alla Russia, 1/3 la Germania, 1/3 l'Austria. Vi ricordate, se la spartirono alla fine del Settecento. La Polonia sottomessa alla Russia era una delle zone più industrializzate dell'impero russo, quindi era appetibile per la Germania. La Germania poteva conquistare anche gli immensi territori dell'Ucraina che appartenevano appunto alla Russia. In Germania si diffuse addirittura questa parola d'ordine: l'Ucraina è la nuova Africa. Più chiaro di così, non potendo più occupare territori in Africa, che sono tutti già occupati dalle altre potenze, noi tedeschi cosa facciamo? Occupiamo la Polonia e l'Ucraina, che rappresentano per noi l'equivalente delle colonie africane o asiatiche. La stessa cosa vale in Europa centrale. La Germania, sconfiggendo la Francia e il Belgio, avrebbe potuto occupare il Belgio, che era ricchissimo, un paese industriale, ricco di carbone, oppure anche farsi avere le ricche colonie francesi in Africa, oppure anche il Congo, che era una colonia ricchissima del Belgio. La Germania pensava che il piccolo Belgio non potesse più gestire oltre una certa misura il grande Congo, quindi diciamo queste sono le motivazioni profonde, per quanto discutibili, della Germania. Da parte loro, Gran Bretagna e Francia, sconfiggendo la Germania, avrebbero potuto eliminare un pericolosissimo concorrente commerciale e industriale che li stava mettendo in difficoltà. Quindi rivalità tra Gran Bretagna e Germania. Questa è la prima causa, la vera causa, la causa più importante, scatenante della prima guerra mondiale, la causa di base, diciamo così. C'erano ovviamente altre cause, c'era anche un'ostilità tra Francia e Germania. Ricordate il cosiddetto revanchismo francese? Ricordate che nella guerra del 1870, la guerra franco-prussiana, la Germania aveva umiliato la Francia prendendosi 2 zone di confine qui al confine con la Francia, l'Alsazia e la Lorena, e abitate soprattutto da francesi, anch'esse molto ricche da un punto di vista industriale. I francesi, in particolare la destra francese o l'esercito francese, volevano una rivincita. Revanchismo viene dalla parola francese revanche, una rivincita, una nuova guerra con la Germania per lavare l'onta, la sconfitta del 1870-71 nella guerra franco-prussiana, e riprendersi l'Alsazia e la Lorena, e comunque ridimensionare la Germania. Poi c'erano le tensioni tra Austria e Russia nei Balcani, e questa è, lo sapete, la causa, la motivazione occasionale dello scoppio della guerra. La Russia appoggiava la Serbia, vedete qui la Serbia ha dei confini diversi da quella della Serbia di oggi. La Russia, l'abbiamo visto nelle altre video lezioni dell'Ottocento, ha sempre voluto per decenni inserirsi nei Balcani, espandersi nei Balcani. Germania, ma soprattutto la Gran Bretagna, gliel'avevano impedito, avevano fermato la Russia, e la Russia, per motivi di fratellanza ideologica, religiosa, entrambi erano ortodossi, la Russia sosteneva la Serbia. C'erano molte affinità, ovviamente, molta simpatia tra Russia e Serbia. La Serbia era in forte contrasto con l'Austria, perché la Serbia era da pochi decenni indipendenti, si era resa indipendente dall'impero ottomano, si era ingrandita soprattutto con la seconda guerra balcanica nel 1913, aveva conquistato
territori in modo tale di avere un confine, vedete, in comune con l'Austria, che prima la Serbia non aveva oppure aveva in minima parte. Quindi la Serbia confinava con l'Austria. La Serbia, ingrandendosi, aveva alimentato anche lì una sorta di nazionalismo di quelli che volevano la grande Serbia, imitando lo stato medievale, cioè uno stato jugoslavo degli stati del sud dominato dalla Serbia che comprendesse anche Albania A, che comprendesse anche Montenegro M, la Bulgaria B, ma anche questo crea il problema con l'Austria, territori slavi che facevano parte dell'Austria per costituire una grande Serbia dominante che era esistita, ripeto, per breve tempo nel Medioevo, prima che la Serbia fosse travolta e conquistata dai turchi dall'impero ottomano, e quindi la Serbia voleva costruire una grande Serbia. Il problema è che due dei territori che i nazionalisti serbi volevano annettere in questa grande Serbia appartenevano all'Austria, erano Croazia e Slovenia, ma in particolare la Serbia non poteva accettare che un altro territorio che secondo i nazionalisti serbi apparteneva per natura alla Serbia, cioè la Bosnia-Herzegovina, capitale Sarajevo, era stata inglobata direttamente dall'Austria-Ungheria. Vedete B, la Bosnia. Quindi c'era un nazionalismo, un irredentismo serbo, e anche molti dei bosniaci volevano essere uniti alla Serbia, staccandosi dall'Austria, si sentivano serbi, quindi la Serbia odiava l'Austria perché l'Austria aveva incamerato la Bosnia-Herzegovina. Oltre a possedere Croazia e Slovenia, la Serbia voleva che la Bosnia-Herzegovina dall'Austria passasse alla Serbia. Ricordate che la capitale della Bosnia, Sarajevo, sarà il posto dove capiterà l'evento che poi scatenerà la guerra. La Serbia era frustrata perché le grandi potenze le avevano negato l'accesso al mare. Vedete, qui la Serbia non ha l'accesso al mare. Le grandi potenze avevano deciso, dopo le due guerre balcaniche del 1912-1913, di mantenere l'indipendenza del Montenegro e di dare l'indipendenza anche all'Albania, l'ultimo territorio nel 1913 che si rende indipendente dopo secoli dagli ottomani. Quindi la Serbia aveva la strada sbarrata al Montenegro, non aveva un accesso all'Adriatico, e quindi il nazionalismo serbo voleva conquistare questi territori per un accesso al mare e conquistare la Bosnia e conquistare Slovenia e Croazia per fare una Jugoslavia, una grande Serbia. Ed erano già anni e anni che la Serbia, anche a livello di ministri, di massimi rappresentanti, faceva una propaganda violenta, aggressiva contro l'Austria-Ungheria. L'odio anti-austriaco, la propaganda anti-austriaca era portata avanti anche da esponenti, ministri, esponenti importanti della Serbia. Questo ovviamente non poteva essere accettato dall'Austria. Dietro la Serbia, ricordate, c'era la Russia, che l'Austria aveva paventato da molto tempo poter inserirsi nei Balcani, ciò che all'Austria assolutamente non poteva accettare. Vi era addirittura in Serbia un'organizzazione che si chiamava la Mano Nera, che era un'organizzazione anti-austriaca che era anche un'organizzazione terroristica, era un'organizzazione che metteva a punto degli attentati terroristici in territorio austriaco, anche in Bosnia e Erzegovina. Era un'organizzazione militare terroristica armata, la Mano Nera, che, ripeto, incredibilmente era appoggiata in maniera esplicita anche dai ministri, anche da personaggi pubblici molto importanti della Serbia. Quindi vedete, tra la Serbia e l'Austria vi era davvero una situazione di grande tensione già da molto tempo. L'arciduca dell'impero austro-ungarico, che si chiama Francesco Ferdinando, l'arciduca, che è l'erede al trono,
l'arciduca dell'impero austro-ungarico, che aveva l'anziano imperatore Francesco Giuseppe, ben presto non ci sarebbe stato più, l'erede era appunto suo nipote Francesco Ferdinando l'arciduca, sarebbe succeduto al trono. L'arciduca Francesco Ferdinando fa una visita in Bosnia-Herzegovina, a Sarajevo, la capitale. Una visita ovviamente difficile e molto pericolosa. L'Austria si era presa da poco la Bosnia, i bosniaci non erano contenti, molti di loro si consideravano serbi e volevano unirsi alla Serbia oppure volevano diventare indipendenti. Perché fare questa visita? Perché si reca in visita a Sarajevo in Bosnia l'arciduca? Sa che è un viaggio pericoloso, una visita pericolosa. L'arciduca, attenzione, Francesco Ferdinando cosa voleva? A differenza dello zio, aveva promesso diritti e autonomia ai popoli slavi sottomessi all'impero austriaco. Fate attenzione, l'Austria, ricordate, aveva concesso parità di diritti ai magiari ungheresi, quindi c'erano nazionalità di serie A, austriaci e ungheresi, altrimenti gli ungheresi, ricordate, minacciavano di staccarsi dall'Austria, quindi austriaci e ungheresi erano le due parti dell'impero dominanti, mentre invece la componente slava, ma c'erano anche rumeni, italiani a Trento e Trieste, c'erano polacchi in Galizia, ma soprattutto la componente slava, bosniaci, croati, serbi, cechi, slovacchi, polacchi e così via, inglobata l'impero austro-ungarico, non aveva potere, non aveva diritto, dipendevano gli slavi o dal Parlamento austriaco o dal Parlamento ungherese. Francesco Ferdinando, dunque l'arciduca, non è d'accordo con questi criteri, vuole togliere i privilegi all'Ungheria e dare anche autonomia ai popoli slavi, quindi attenzione anche a Croazia e Slovenia. I terroristi, gli irredentisti serbo-bosniaci non erano d'accordo, odiavano Francesco Ferdinando proprio perché Francesco Ferdinando voleva dare autonomia a Croazia e Slovenia, e quindi sapete che i terroristi spesso colpiscono proprio i riformisti, quelli più aperti. Qual è il ragionamento dei terroristi serbo-bosniaci? Se Francesco Ferdinando, quando sarà al trono, mantiene le promesse, dà autonomia a Croazia e Slovenia saranno trattate meglio e resteranno nell'impero austro-ungarico. Invece loro, i terroristi, non volevano questo, volevano che Slovenia e Croazia si ribellassero e formassero uno Stato insieme alla Serbia, quindi odiavano Francesco Ferdinando, molti terroristi serbo-bosniaci, proprio perché, anche se sembra un paradosso, egli voleva dare autonomia ai loro fratelli slavi, Slovenia e Croazia, rendendo più difficile quindi la ribellione di Slovenia e Croazia contro l'Austria. Non so se mi sono spiegato. E quindi fa questo viaggio a Sarajevo. Alcuni giovani terroristi, diciamo improvvisati, avevano una loro organizzazione. Quello che di loro uccise materialmente Francesco Ferdinando era minorenne, si chiamava Gavrilo Princip, si scrive Princip. Insieme ad altri compagni organizza un gruppo terroristico che si chiama Giovane Bosnia. Se lo inventano loro, era un'organizzazione di ragazzini improvvisata. Vanno a Sarajevo durante la visita di Francesco Ferdinando e uno di loro, appunto Gavrilo Princip, lo ferisce a morte con un'arma da fuoco. La cosa, tra l'altro, questo attentato è davvero qualcosa di singolare. Vi era stato, pensate, durante il percorso dell'automobile scoperta di Francesco Ferdinando, un altro attentato precedente, c'erano stati dei feriti ad un'altra macchina. Incredibilmente Francesco Ferdinando, la moglie Sofia e gli altri che erano al seguito, invece di bloccare la visita, continuarono il tragitto per la città con la macchina scoperta, però avevano preso una strada diversa da quella prevista, quindi gli attentatori si trovavano in un'altra strada, sembravano aver fallito, però a un certo punto Francesco Ferdinando decide di tornare indietro per andare all'ospedale per visitare i feriti del primo attentato.
Quindi prende una strada, un'altra strada, l'automobile resta bloccata tra la folla, deve fare una marcia indietro. Gavrilo Princip, in maniera del tutto fortunosa, si trova a questa automobile con Francesco Ferdinando e la sua meravigliosa moglie Sofia, un'automobile ferma davanti a sé perché avevano fatto una retromarcia ed erano stati bloccati dalla folla. Se lo trova a 2 metri davanti a sé, non crede ai suoi occhi, prende la pistola, Gavrilo Princip spara e uccide sia Francesco Ferdinando sia la moglie. Questo avviene il 28 giugno del 1914, il famoso attentato di Sarajevo. L'Austria si imbestialisce naturalmente, hanno ucciso l'erede al trono. Quelli che hanno ucciso il nodo erede al trono sono bosniaci, ma alcuni di essi sono anche serbi. Si considerano serbi, serbo-bosniaci l'hanno fatto perché? Per un atto di irredentismo, perché vogliono rivendicare la proprietà serba della Bosnia. L'Austria ovviamente si arrabbia moltissimo con la Serbia, l'Austria accusa la Serbia di essere dietro l'attentato, di aver organizzato essa, la Serbia, come già aveva fatto molte volte, attraverso la mano nera questo attentato. Attenzione, la guerra tra Austria e Serbia non scoppia subito perché la diplomazia è al lavoro. L'attentato avviene il 28 giugno 1914, passa quasi un mese fino al 23 luglio e l'Austria emana un ultimatum alla Serbia, dice alla Serbia: o accettate le condizioni dell'ultimatum oppure noi vi invadiamo, vi facciamo guerra. L'ultimatum dell'Austria nei confronti della Serbia 23 luglio contiene delle condizioni della clausola che la Serbia vuole accettare, vorrebbe accettare, perché la Serbia non vuole la guerra contro l'Austria. La Serbia sa che perderebbe col suo debole esercito, sarebbe stroncata dalla potenza austriaca, quindi cerca di evitare la guerra. Nell'ultimatum c'è scritto che la Serbia deve chiudere tutti quei giornali, quelle pubblicazioni che fanno propaganda anti-austriaca e fomentano l'odio contro l'Austria, e la Serbia dice che questo si può fare. La Serbia accetta di impedire da questo momento in poi che esponenti del governo serbo attacchino violentemente con i loro scritti, rivendicano la Bosnia. La Serbia questo lo può fare. Un altro punto dell'ultimatum dice che devono essere rimossi, cacciati dai loro ruoli tutti i serbi che hanno fatto propaganda contro l'Austria. Anche qui la Serbia dice: possiamo accettare queste clausole. Il problema è che l'ultimatum era fatto apposta dall'Austria per scatenare la guerra, perché l'ultimatum possedeva una clausola che la Serbia non poteva assolutamente accettare. Finché si trattava di chiudere dei giornali, allora la Serbia poteva farlo, ma nell'ultimatum c'era scritto da parte dell'Austria che la Serbia avrebbe dovuto, per evitare l'attacco alla guerra, permettere a funzionari austriaci non meglio precisati, funzionari austriaci, così dice il testo, di condurre le indagini sull'attentato all'interno del territorio serbo. Quindi la Serbia avrebbe dovuto lasciare entrare sul suo territorio non meglio precisati funzionari austriaci che potevano fare indagini all'interno del territorio serbo sull'attentato, per vedere se la Serbia era davvero dietro l'attentato. Questo la Serbia non poteva accettare, perché si sarebbe rivelato a questo punto una violazione della sovranità della Serbia. Significava far entrare nel proprio territorio magistrati, poliziotti, poliziotti austriaci che avrebbero potuto fare cosa? Non era chiaro. Interrogare, arrestare, sequestrare documenti, perquisire. La Serbia questo non poteva accettarlo, dice infatti: non possiamo accettare questo, questa clausola dell'ultimatum non la possiamo accettare. Però la Serbia dice: siamo comunque a disposizione per collaborare, perché la Serbia vuole evitare la guerra. L'Austria non ci sta, e il 28 luglio, esattamente un mese dopo l'attentato di Sarajevo, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Anticipiamo che questa guerra tra l'Austria e la Serbia andrà immediatamente a favore dell'Austria. La Serbia sarà occupata e costretta ben presto ad arrendersi al soverchiante esercito austriaco. Prima cosa, la prima
la guerra scoppia un mese dopo l'attentato, quindi la diplomazia dei vari paesi era al lavoro, l'Austria ci ha messo un mese per dichiarare guerra alla Serbia, quindi altre volte la diplomazia aveva evitato la guerra, questa volta non è andata bene, o forse c'è stato un intervento da parte della Germania, la Germania potrebbe aver detto all'Austria invadi pure la Serbia. L'Austria, ricordate, la Germania erano legate nella triplice alleanza insieme all'Italia, mentre invece Russia, Francia e Gran Bretagna erano legate dalla triplice intesa. Erano queste due, ricordate, grandi alleanze a tre tra queste potenze europee. Quindi l'Austria dichiara guerra alla Serbia, però non è ancora una guerra mondiale, è soltanto una guerra tra l'Austria e la Serbia. Che cosa succede? Accade quello che a me piace chiamare, come molti storici, un effetto domino. Effetto domino, scattano le alleanze tra i vari paesi. Gli altri paesi entrano in guerra per solidarietà all'Austria perché sono alleate con l'Austria, oppure perché sono nell'altra alleanza, quindi sono avversarie dell'Austria. La Russia e la Francia sono avversarie dell'Austria. Che cosa succede? Il 28 luglio l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Scatta l'effetto domino. Il 29 luglio, il giorno dopo, la Russia procede con la mobilitazione generale, cioè la Russia mobilita l'esercito, lo sposta al confine con l'Austria, però attenzione anche al confine con la Germania. Cosa c'entra la Germania? La Germania c'entra perché era alleata dell'Austria, quindi capite, scatta l'effetto domino in cui le due alleanze, triplice alleanza e triplice intesa, si fronteggiano l'una contro l'altra. L'Austria ha attaccato la Serbia, la Russia non può accettarlo perché la Russia difende la Serbia, la Russia quindi minaccia l'Austria. Non dichiara però la guerra all'Austria, cosa fa? Mobilita l'esercito, cioè sposta il proprio esercito al confine con l'Austria, temendo però di essere attaccata dalla Germania perché la Germania era alleata con l'Austria o volendo attaccare la Germania, la Russia sposta anche il proprio esercito verso i confini della Germania, che nulla c'entrava nella guerra tra Austria e Serbia, tranne il fatto di essere ovviamente alleata con l'Austria all'interno della Triplice Alleanza. D'accordo? La stessa cosa fa la Francia, attenzione, la Francia avvicina il proprio esercito ai confini della Germania. Questo fatto perché lo fa? Semplicemente perché la Francia era nell'altra alleanza rispetto alla Germania e all'Austria e quindi o voleva attaccare la Germania oppure anche la Francia temeva di essere attaccata dalla Germania. Perché vengono fatte queste mobilitazioni? Perché Russia e Francia mobilitano impaurendo la Germania, provocando la Germania, mobilitano i loro eserciti in direzione della Germania, dei confini tedeschi, quando il problema era tra Austria e Serbia. La Germania era alleata con l'Austria. Gli storici si dividono da questo punto di vista. C'è da dire una cosa. Che cos'è la mobilitazione generale? Fate attenzione, la mobilitazione generale non significa solo spostare l'esercito verso i confini. L'esercito sposta l'esercito ai confini della Germania. Mobilitazione generale è qualcosa di più profondo. Mobilitazione generale significa preparare, approntare l'esercito, predisporlo per l'inizio di una guerra. Gli eserciti erano diventati talmente complessi, per esempio la gestione delle comunicazioni. L'esercito per iniziare una guerra doveva essere preparato per giorni se non per settimane, quindi mobilitare l'esercito non significa soltanto da parte di Russia e Francia cercare di avvicinarlo ai confini con la Germania, ma anche prepararsi a una guerra anche magari per difesa, cioè se la Russia e la Francia non avessero mobilitato, predisposto i loro eserciti, la Germania avrebbe potuto attaccare a sorpresa Francia e Russia e Francia avrebbero dato un vantaggio decisivo alla Germania, quindi molti storici dicono Russia e Francia mobilitano gli eserciti verso i confini tedeschi non perché vogliono attaccare la Germania, capite, ma in funzione difensiva, cioè non sanno se la Germania attacca o no. Nel dubbio ci prepariamo, dicono, per non essere presi di sorpresa.
Per esempio, lo zar di Russia, Nicola I, e abbiamo le prove di questo, non voleva la guerra. Praticamente i generali mobilitano l'esercito russo verso la Germania senza che lo zar sapesse niente. È possibile una cosa del genere? Ma è così. Che cosa era successo? Che per molto tempo gli eserciti europei si erano organizzati dando molto potere a questi aristocratici dei comitati generali dell'esercito, degli stati maggiori. Questi stati maggiori dell'esercito, composti da molti generali, erano molto complessi e detenevano un grande potere sull'esercito, cioè il sovrano, a differenza di decenni o secoli prima, non comandava più direttamente l'esercito, lo faceva comandare da questi stati maggiori, da una serie di principi, di generali aristocratici che prendevano molte decisioni in autonomia. Noi abbiamo le prove che i generali della Russia, i capi dell'esercito russo, mobilitarono l'esercito russo senza che lo zar Nicola I fosse avvisato assolutamente di niente. Lo zar Nicola I si trova in guerra con la Germania senza mai aver voluto fare la guerra. Anche il santone, il guru, lo stregone a cui era strettamente legato lo zar, cioè Rasputin, lo stregone che lo dominava, anche Rasputin era contrario alla guerra, era contrario a questa iniziativa dei generali dello Stato Maggiore, quindi Russia e Francia avrebbero mobilitato gli eserciti in funzione difensiva non perché volevano attaccare la Germania, cioè sarebbe stata una mobilitazione non strategica ma puramente tecnica. Quando c'è il pericolo di una guerra, per non dare vantaggio all'avversario bisogna mobilitare le truppe, altrimenti non sei pronto, dai un vantaggio eccessivo al nemico. In ogni caso la Germania considera questa già come una sorta di dichiarazione di guerra. La Germania non aveva tutti i torti. Mobilitare l'esercito verso i confini significa prepararsi alla guerra. La Germania che cosa fa? Scatena la prima guerra mondiale. Lei è essa a scatenare la prima guerra mondiale, a dichiarare guerra. Il 1° agosto 1914 la Germania dichiara guerra alla Russia e attacca la Russia. Il 3 agosto la Germania sull'altro fronte dichiara guerra alla Francia e attacca la Francia, come vedremo. Quindi molti storici dicono è tutta colpa della Germania. La Germania ha trovato una scusa per via della mobilitazione generale dei nemici per fare una guerra, per iniziare una guerra sia contro la Russia sia contro la Francia. Altri storici dicono la Germania non è completamente colpevole perché abbiamo visto mobilitare l'esercito ai confini da parte di Russia e Francia era molto pericoloso. Tra l'altro la Germania si trovava presa a tenaglia, si trovava a combattere sia sul fronte orientale contro la Russia sia sul fronte occidentale con la Francia. Di fatto la Germania cerca di prendere a sorpresa Russia e Francia. Se la Germania non avesse attaccato avrebbe dato un vantaggio alla Russia e alla Francia che avevano già mobilitato i propri eserciti. Sarebbe stata la Germania, se invece di attaccare avesse aspettato di essere attaccata, si sarebbe trovata in svantaggio. Vedete, sembrano delle cose, anche a me ovviamente, delle cose complicate, ma il problema fondamentale è la responsabilità dell'inizio della guerra. È davvero della Germania, è solo della Germania. La Germania ha dichiarato guerra, quindi la Germania per questo, vedremo, verrà criminalizzata dai vincitori. Per questo anche verrà umiliata nei trattati di Versailles, verrà criminalizzata perché alla Germania è stata data la colpa dell'inizio della guerra. La Germania ha dichiarato guerra a Russia e Francia, non il contrario. Certo, questo è vero, però appunto abbiamo visto che ci sono altri storici che dicono che la Germania non poteva fare diversamente, oppure è comunque comprensibile che abbia fatto così, perché Russia e Francia per prime hanno mobilitato l'esercito, l'hanno organizzato ai confini della Germania. La Germania verrà criminalizzata e duramente punita dopo la sconfitta della prima guerra mondiale dai vincitori dell'intesa, proprio per vari motivi. E uno di questi motivi è quello di aver iniziato essa la guerra, d'accordo? Scatta quindi l'effetto domino
anche qui delle alleanze. Ovviamente l'Austria, essendo alleata della Germania, quasi automaticamente anche l'Austria-Ungheria è in guerra contro Russia e Francia. Quindi il 3 agosto 1914 la prima guerra mondiale è iniziata. La prima guerra mondiale non è solo la guerra tra Austria e Serbia, che poteva risolversi come una guerra locale come le tante guerre balcaniche precedenti, e quindi la guerra mondiale inizia con questi schieramenti: Austria e Germania contro Russia e Francia. Che cosa fa la Germania? Qual è la sua tattica? Cosa vuole fare? Ha un progetto ben preciso, perché la Germania si trova all'inizio di per sé in difficoltà, dovendo combattere stretta a tenaglia su due fronti: un fronte occidentale con la Francia, un fronte orientale con la Russia. Nel fronte orientale era ovviamente alleata con l'Austria. Vedete che l'Austria, come la Germania, confina direttamente con la Russia. Attenzione, ricordatevi che non esistevano tutti gli stati che esistono oggi, come l'Ucraina, la Polonia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia. C'era la Romania, c'era la Bulgaria più a sud, ma l'Ungheria era unita all'Austria. Quindi tutti questi stati che vi ho nominato facevano parte dell'impero russo, dell'Austria o della Germania, quindi sia Germania che Austria avevano un confine diretto con la Russia. E sul fronte orientale la Germania veniva aiutata dall'Austria, però la Germania sul fronte occidentale doveva vedersela da sola con la Francia. Attenzione, la Gran Bretagna non era entrata in guerra il 3 agosto, la Gran Bretagna avrebbe potuto aiutare la Francia sul fronte occidentale. Vedremo quando interverrà nella prossima video lezione. Infatti vi rimando alla seconda video lezione per vedere come evolve la prima guerra mondiale sul fronte occidentale, sul fronte orientale fino al 1916. Quindi vediamo come si sviluppa questa guerra la prossima volta. Vi saluto e vi ringrazio, arrivederci.